Ehi, questa è la rubrica Sogno un mondo e io sono Alessandro. E io sono Lucia. Ma Lu, per conoscere proprio a fondo le missioni, Eh, ma per conoscerle proprio bene bene bene, sì? non dovremmo forse tornare al cuore dell'opera di Don Ottorino? Ah, e quale occasione migliore dall'anniversario degli 80 anni della sua fondazione? Bello, bella idea, ma come facciamo? E potremmo chiedere a... Don Venanzio Gasparoni. e a... Graziano, Certo, sì, che sono rispettivamente prete da 50 anni. e diacono permanente da... 33 anni. Cos'è la Pia Società San Gaetano per te? È casa mia, della La mia famiglia Venanzio, tu che hai conosciuto Don Ottorino, chi è stato per te? è stato un vero papà, un amico, lo considero un santo, era un uomo coi piedi per terra e con la testa in cielo. Graziano, tu che invece stai digitalizzando le sue meditazioni, come lo descriveresti? Fuoco. E dico questo perché sentire il fuoco, l'entusiasmo, la determinazione, la forza con la quale trasmetteva queste intuizioni di Dio che aveva, mi fa pensare a un uomo deciso, entusiasta, con la voglia di far conoscere Gesù. Che cosa ti ha attirato in particolare della E congregazione? mi ha colpito il fatto che era possibile vivere questa dimensione della vita religiosa come gente normale. La normalità della vita vissuta con Dio dentro. Per me Don Ottorino si è presentato come il prete che avrei voluto essere anch'io. Se diciamo sogno un mondo, come continui? Di uomini e donne che profumino di allegria e di serenità. Io direi sogno un mondo essenziale. Ce lo spieghi? Amare ed essere amati ci richiede l'essenzialità. Mi piace un'immagine che copio dall'ex presidente dell'Uruguay, equipaje liviana, cioè un equipaggiamento leggero, ci permetta di vivere. Riassumi il carisma in poche parole. Fare di tutti gli uomini dei fratelli che si vogliono bene e si aiutino a vicenda. Il carisma non è un cosa, ma un come. Il carisma quindi poi diventa quell'intuizione di una modalità di vivere. I tempi cambiano, quindi quell'intuizione va tradotta con linguaggi diversi, no? Chi è il diacono? È la presenza visibile di Gesù Cristo che si piega davanti ai fratelli per lavare i piedi, soprattutto quando questi piedi puzzano. E chi è il diacono oggi? Il ruolo del diacono secondo me è un ruolo del cristiano che vive il suo essere cristiano con coscienza, riflette sulla parola e che si lascia mettere in discussione dalla parola, alla fine mette in atto delle risposte concrete, reali, alla realtà dove si vive. La prima opera di Don Ottorino è stata la formazione dei ragazzi di strada che non potevano permettersi altro. Oggi è ancora così? È vero, Graziano, raccontaci la realtà del centro di formazione professionale. continua la nostra scuola a avere uno sguardo di attenzione privilegiata a questa realtà giovanile un po', diciamo, messa da parte. Trovano spazio anche quei giovani che non lo trovano in altri percorsi superiori. Adesso San Gaetano forma giovani, sono 600 gli allievi, un percorso di 3 anni che forma grafici, meccanici auto, operatore macchine utensili, saldo carpentieri, elettricisti e alberghieri. Don Ottorino era famoso per essere tanto profondo quanto scherzoso. Raccontaci uno scherzo che ti ricordi. Dalla finestra buttava su noi ragazzi una manciata di caramelle nel cortile dove stavamo giocando e subito dopo sui malcapitati che andavano a raccogliere buttava un secchio d'acqua. E un ricordo intenso legato a lui. Ricordo sempre con commozione il suo sguardo in estasi, diciamo, quando alzava l'ostia durante la messa. Qual è la tua aspirazione più grande? Vorrei essere un prete che si dona sempre a tutti per amore del Signore e basta. Il desiderio di trasmettere il carisma dello spirito trasmesso da Don Ottorino, condividere quella luce che per me è fondamentale. Dobbiamo lasciarsi ispirare dal Vangelo che ci trasmette alcune intuizioni fondamentali per raggiungere la felicità. Come deve essere il sacerdote oggi, Don Venanzio? Una presenza visibile e simpatica del Signore Gesù. E cosa rappresenta il diaconato permanente? Servire alla luce del Vangelo. Gesù ce lo dice dopo aver lavato i piedi. L'atteggiamento del servizio ha senso e è il senso della vita di tutti noi. È indispensabile per me sentire che non sei tuo,
Dici una canzone che per te rappresenta la congregazione. Eccomi, sono qui, o Signore, per fare la tua volontà. Eccomi, eccomi. Basta così, se no sto... Una canzone che è un po' romantica, di De André, Se ti tagliassero a pezzetti, che trasmette fiducia nell'amore, in ciò che sembra impossibile. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. La luna e le stelle tesserebbe il volto e il viso, e il polline di Dio il sorriso. Spiega la congregazione con una parola. Servizio La compassione. e gioia. Come spiegheresti la congregazione ad un bambino di oggi? Direi che è un gruppo di persone che hanno letto, si sono innamorati di Gesù e hanno deciso di vivere alla luce di quello che diceva Don Ottorino. Se Gesù fosse al tuo posto, cosa faresti? È una grande famiglia di amici che fanno la cosa più bella che può fare una persona: far conoscere e fare amare il Signore. Lasciaci con una frase di Don Ottorino che ti sta a cuore. Tutte le volte che ti trovi a vivere qualcosa di importante, chiediti cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto. Pensaci un attimo e poi fallo. E questo dà una leggerezza eccezionale. Il Signore ti ama così come sei. Ringraziamo ancora Don Venanzio e il diacono Graziano per la loro disponibilità. Continuate a seguirci per le prossime interviste. A presto!